Salve a tutti, benvenuti. Non so se è già 2026 o ancora 2025, però probabilmente quando state guardando questo video sarò già partito per la Cina. Nonostante la mia routine sia sempre molto solida, con yoga, meditazione praticamente 2 ore al giorno, allenamento, libri, lavoro, creazione di contenuti, eccetera, ultimamente sto viaggiando tanto, utilizzo questa casa un po' come hub, come base, ma poi mi piace molto spostarmi, incontrare nuove persone, conoscermi, mi sento veramente vivo quando sono all'avventura, faccio nuove amicizie, provo cose nuove e quindi mi fa molto piacere anche semplicemente vedere l'arte e la cultura delle altre persone, provare nuovi cibi, sentire i loro odori, qualsiasi cosa di esplorazione mi fa veramente piacere. Ed è da tanto che in realtà non faccio un video del genere. Non sarà un solito video mio introspettivo o in cui vi mostro mie routine pure esteriore o interiore, ma sarà un video un po' più vlog, un po' più tecnico, in cui vi mostro cosa utilizzo tutti i giorni per registrare e cosa mi porto, cosa mi sono portato in Cina, cosa mi porto di solito nei viaggi, come faccio i video, quindi un po' un dietro le quinte, perché magari voi non lo sapete, ma una delle mie piccole passioni, praticamente è la cosa su cui consumo più contenuti in assoluto. È uscito adesso su YouTube il YouTube Recap e praticamente il 90% delle cose erano tutte cose di tech, di innovazione, di tecnologia. Io sono molto nerd su questa cosa, nel scegliermi le cose nel modo migliore, quindi dispositivi, tutto ciò che utilizzo è qualcosa di scelto. Poi se avete qualsiasi domanda fatemi sapere, mi piace ogni tanto anche condividere qualcosa di un po' più intimo. La prima cosa che mi sono portato quest'anno, ed è un po' la novità, è questa qui, ve l'ho già fatta vedere in alcuni video, è la Osmo Action 6. L'ho appena comprata, cioè in realtà mi è arrivata 3 settimane fa, la sto testando qua a casa perché in realtà sono ancora in periodo di prova, posso ancora restituirla, per legge ci sono 30 giorni da quanto ho capito. Io l'ho comprata con questo mini treppiede. Quando ero piccolo avevo una GoPro, mi aveva regalato una GoPro 3, qualcosa del genere, Edition, non mi ricordo come si chiamava, e mi ricordo che l'ho usata tantissimo. Sarà perché all'epoca i telefoni non facevano video così belli, ma è da un po' che pensavo di comprarmi una videocamera che fosse comoda da poter portare in giro, qualcosa che se piove oppure quando vado, come sono stato a Okinawa quest'anno, al mare, posso utilizzarla sott'acqua per farmi video e foto sott'acqua, qualcosa che posso mettere in luoghi un po' più piccoli. Se mi faccio delle routine, delle cose, posso registrare. E quindi fatalità, è uscita questa 3 settimane fa, non è ancora il massimo, secondo me devono ancora fare degli aggiornamenti firmware. Ho mandato anche un'email a DJI che tra l'altro mi hanno contattato per mandarmi il loro microfonino, deve ancora arrivarmi, sono molto contento. Per collegare a questa probabilmente hanno visto il mio video unboxing, gli ho mandato tutti i miei feedback, vedendo anche altri video online di cose che vanno e non vanno, e quindi la sto utilizzando. Diciamo che più che altro mi è comoda perché registra i video sia in orizzontale che in verticale, quindi utilizza tutto il sensore quadrato e dopo in editing puoi scegliere se farlo orizzontale o verticale. E per chi come me fa i video come questo viaggio che faccio adesso in Cina e posta il vlog sia su YouTube che su Instagram eccetera, è qualcosa che è molto comodo. L'altra cosa che utilizzo per fare tanti miei video, quello che ho utilizzato sempre, è l'iPhone. Allora, questo è l'iPhone 17 Pro Max. Io non mi compro mai niente praticamente durante l'anno, ma un piccolo sfizio che mi tolgo è proprio prendermi l'aggiornamento dell'iPhone nuovo, perché l'Apple mi è sempre piaciuta molto, ultimamente è un po' cambiata a confronto a anni fa, però mi è sempre piaciuta e il modo in cui loro fanno i telefoni a me piace, mi piace la grafica, l'estetica, mi piace tutto. Hanno una videocamera molto valida, quest'anno anche loro hanno messo nella videocamera davanti il fatto di poter registrare sia in verticale che orizzontale, tenendo il telefono sempre in verticale, quindi fa molto comodo. E quindi vendendo il mio telefono a privato e aggiungendo un po' di soldi, riesco in qualche modo a togliermi questo sfizio e ogni anno a cambiarlo. È un po' la mia passione, mi piace proprio rimanere aggiornato su queste cose, quindi è quello con cui faccio la maggior parte dei video b-roll, o comunque per TikTok, per Instagram sono quelli un po' più semplici, anche perché ho notato che utilizzare qualcosa di un po' più di qualità per video brevi perdi un po' quell'intimità, perdi un po' quell'autenticità che alla gente piace. A differenza invece di YouTube, per cui utilizzo quello con cui mi state vedendo, ve la faccio vedere. È la mia videocamera, diciamo, da studio, ed è una Sony Alpha 7 4, quindi una full frame. Questo è un piccolo treppiede che mi sono comprato, ma ho anche un treppiede più alto. E invece per l'iPhone ho questo qua, MagSafe, che lo posso portare in giro, è molto molto comodo. Quello invece per quando facevo i video là è quello lì per la videocamera. Questa invece è comoda perché ho una lente 24 mm G Master che ho comprato quando sono stato a Tokyo quest'anno, dato che la costano un po' meno. Ne ho provate tante, ma alla fine mi va bene questa. E un microfono Hollyland, che è quello che mi vedete sempre addosso. Un microfono Hollyland Mark II, adesso mi arriverà quello DJI. Ho anche questo microfono qua per quando faccio le live, è uno Shure SM7B, ha una qualità pazzesca. Unico pecca è che è un po' difficile da maneggiare, cioè rimane qua e basta.
Quindi questo è quello che utilizzo un po'. La lente è un po' costosa, la videocamera è un po' costosa, ma alla fine io faccio video da una vita. All'inizio avevo un'altra videocamera, avevo non una full frame, ma una Sony Alpha 6400 con una lente diversa. Alla fine ho visto che questa lente è un po' la lunghezza focale che mi serve, quella migliore. Quindi ho preso la migliore che c'è. Questa videocamera è un po' quello che per me è il massimo, diciamo che non mi serve di più, anzi questo è già tantissimo, e quindi mi fa piacere. Unica pecca della videocamera, è molto scomoda, cioè io non me la sento di portarla in viaggio. L'ho portata quando sono stato a Tokyo la prima volta, l'anno scorso in Giappone per 3 settimane, e ok, però è tanto ingombrante, pesante, hai paura che te la rubino, devi starci attento, cioè un conto sono migliaia e migliaia di euro per quella roba lì, un conto sono tipo 300-400 euro per questo, che sì, sono sempre tanti, ma se la perdi non è tutta questa cosa qua. Quindi diciamo che per viaggiare ultimamente voglio provare questa volta in Cina la Osmo Action e l'iPhone. Sono ancora indeciso se mi serve in realtà questa qua, perché io sono molto minimalista, cerco di tenere il minimo, però secondo me è una cosa che fa talmente delle cose particolari, l'action camera è molto robusta e che anche tiene un po' staccato da altre cose, tipo dal mio telefono eccetera le cose, che in realtà potrei anche tenerla, non mi dispiace. Avevo provato anche a vedere l'Osmo Pocket, l'ho avuta per un periodo, ho avuto anche il drone, ma mi sono accorto che sono cose che non utilizzo. Il telefono fa già tutto quello che mi serve per i video che faccio io, vlog, routine e tutto. Quindi diciamo che già questa la sto testando, vedo se mi è utile, se mi è necessario. Più che altro registrare video verticali e orizzontali contemporaneamente. Avete visto poi, per editare e per lavorare utilizzo un Mac, è un MacBook Pro M2 da 14 pollici, ho avuto fino per tanto tempo un 16 pollici, un 15 in realtà era, ma alla fine mi sono accorto che il 14 mi va benissimo, è più comodo da portare in giro e quindi non me lo porto mai dietro quando vado nei viaggi, a meno che non era per trasferirsi come quando sono stato 3 mesi a Tokyo, ma tendenzialmente anche adesso in Cina non me lo porto dietro, faccio tutto con l'iPhone. È tutto un ecosistema Apple come l'Apple Watch in modo tale che è tutto collegato. Utilizzo tanto le note, i promemoria, il calendario. Per editare uso DaVinci Resolve, è un sistema di editing gratuito. Prima utilizzavo Wondershare Filmora perché mi tagliava in automatico le parti non parlate, ma adesso lo fa anche DaVinci Resolve e DaVinci è più universalmente riconosciuto ed è gratuito. Quindi ho pian piano imparato a utilizzarlo, è un po' difficile, ma adesso utilizzo praticamente solo quello per editare, va molto bene coi colori, infatti adesso sto provando i profili log, insomma sto un po' testando, ho studiato un po' di cinematografia. E invece per editare col telefono utilizzo o CapCut oppure Edits per Instagram, perché Instagram favorisce i video editati con la sua applicazione che è un po' la sua CapCut. E infine per portare dietro tutta questa cosa qua utilizzo uno zaino, ho fatto tante ricerche e ho comprato questo anni fa ed è lo zaino migliore del mondo, è un Peak Design, secondo me una delle marche migliori, ce ne sono altri tipo Air o altro, però questo a me piace tantissimo, è super funzionale, ci sa di tutto, molto spesso va a sostituirmi proprio la valigia perché è tanto spazioso, avevo bisogno di una cosa del genere, è minima, come vi ho detto se posso togliere qualcosa lo tolgo. Ah già, le luci ho quella SD, utilizzavo anche una ring light, ma come vi ho detto se posso togliere qualcosa lo tolgo e ho notato che utilizzavo quasi solo questa al posto della ring light perché così posso utilizzare qualsiasi altro treppiede e non utilizzare la ring light come treppiede. Ma ultimamente mi sono accorto che a volte queste due qua che utilizzo semplicemente per la stanza, questa e questa, utilizzando il sistema di Amazon di Echo Dot, posso comandarli con la voce e mettendo una luce chiara, come adesso vedete, la luce non è malissimo, quindi a volte quando non ho voglia di usare quella lì, semplicemente vado così. Ed ecco qua ragazzi, niente che solo un video un po' particolare dei gadget tech che mi porto dietro, ovviamente per registrare, per fare video. Vi lascio comunque in descrizione il mio link Amazon, ho fatto una lista diciamo di tutti i gadget e dispositivi che consiglio, che ho utilizzato in passato e che consiglio tuttora. Intanto buon 2026, vi aggiornerò appena torno dalla Cina con i video della Cina. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.